4 anni che in primis io vivo questo stile di vita e in secondo luogo lo consigliamo ovviamente a tutti i nostri clienti in Italia. Quindi sono quasi 77.000 persone, le persone appunto che in Italia seguono già questo stile di vita, che si chiama biohacking, biohacking naturale, quindi qui non c'è nulla di sintetico, nulla di chimico. L'idea del biohacking è quella di hackerare in modo naturale il nostro corpo per ritrovare il nostro equilibrio, per mantenere quindi, quindi non solo raggiungere, ma proprio mantenere un buon stile di vita sano che si potrà nel tempo, perché se io ho un buon stile di vita, l'obiettivo che raggiungo, poi lo mantengo. Quindi non ho l'effetto yo-yo, perdo 5 kg, ne rimetto su 7. No, ok? Quindi io ti insegno uno stile alimentare che ti permette di arrivare alla tua miglior forma fisica e di mantenere quel risultato. Questa è la promessa di questo stile di vita che si chiama biohacking ed è una scienza comprovata che permette agli esseri umani di accedere al nostro massimo potenziale a livello psicofisico, perché se tu stai meglio a livello fisico, hai più energia anche a livello mentale. Mente e corpo sono collegati. Per essere produttivi a livello mentale dobbiamo stare bene anche a livello fisico. È impossibile scindere le due cose. Il biohacking lavora su entrambi gli aspetti, la mente e il corpo. E quindi come sarebbe tornare in forma nella tua miglior versione di sempre? Come sarebbe? E come si fa soprattutto? Lo vediamo insieme. Noi riusciamo a mettere in pratica questo stile di vita grazie a un facilitatore, che lo chiamiamo così per far capire il discorso che si usa all'inizio come facilitatore per imparare questo stile alimentare, per imparare un'educazione alimentare, ma non è che vanno usati per sempre. Sono dei facilitatori e si chiamano chetoni esogeni che ci permettono di entrare in chetosi nutrizionale, che è il miglior stato fisiologico nel quale nasciamo fin dai primi giorni di vita. L'uomo nasce che è in chetosi nutrizionale. Cosa vuol dire che l'uomo nasce in chetosi nutrizionale? Vuol dire che quando noi nasciamo non siamo nel metabolismo glucidico, ma noi nasciamo con il metabolismo dei grassi. Cioè noi andiamo a grassi, il nostro corpo o va a zuccheri o va a grassi, cioè o usa un carburante o usa l'altro. Bene, il bambino fin dai primi giorni di vita, ma anche il feto in realtà, però poi quando nasce e viene al mondo diventa bambino, bene, è col metabolismo dei grassi attivo, quindi andiamo a grassi. E quando abbiamo il metabolismo dei grassi attivo, il nostro fegato produce una molecola che si chiama beta-idrossibutirrato. Qui vedete la formula dal punto di vista biochimico, vedete come il beta-idrossibutirrato viene creato a livello epatico nel fegato, questa molecola che crea il fegato, ma che non usa il fegato. Il fegato lo crea, ma il beta-idrossibutirrato è questo quarto macronutriente che agisce su 3 organi: cervello, cuore, che è un muscolo, e in generale il muscolo scheletrico, motivo per cui il chetone è da sempre usato dagli sportivi. L'85% dei ciclisti del Tour de France usa i chetoni, fa le gare, fa il Tour de France con i chetoni in circolo, ok? Perché è un super carburante, noi nasciamo con questo carburante, ok? Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo sostanzialmente ricreato in forma bioidentica, totalmente naturale, la stessa molecola che produce il fegato attraverso, come vedete, un drink alla frutta, totalmente naturale, gusti fruttati con aromi naturali e vedete io lo gusto ad esempio in un calice con acqua fresca e cubetti di ghiaccio. Ve lo dovete immaginare, è una bustina che si scioglie in acqua ed è come bere un drink alla frutta. Questo è, abbiamo tantissimi gusti fruttati diversi e sostanzialmente è come gustarsi un drink, quindi non è un beverone, non è un frullato, è liquido come un tè alla pesca. È liquido come un drink fruttato che bevi magari durante un aperitivo. Te lo devi immaginare così, ok? Ritorniamo al concetto di chetosi per addentrarci meglio su questo nutriente, perché è il fulcro ovviamente che permette alle persone di ottenere risultati col nostro programma. Cosa vuol dire quindi entrare in chetosi? È uno switch metabolico, cioè noi passiamo dal metabolismo degli zuccheri, ritorniamo al metabolismo dei grassi e dei chetoni, perché noi nasciamo col metabolismo dei grassi e dei chetoni attivo. E allora, perché torniamo col metabolismo degli zuccheri? Perché il latte materno è ricco di grassi, è ricco di acidi grassi a catena media, di trigliceridi, eccetera, eccetera, di olio MCT per esempio, trigliceridi a catena media, C8, C10. Quindi noi nasciamo col metabolismo dei grassi, col latte materno rimaniamo in chetosi. Il problema è lo svezzamento. Quando al bambino iniziamo a dare succhi di frutta, merendine, biscotti, cracker, pasta, cioè tutto ciò che è a base di zuccheri e carboidrati, è ovvio che noi smettiamo di essere in chetosi e dal metabolismo dei grassi passiamo a quello degli zuccheri. Ma non è il miglior assetto metabolico per l'essere umano, perché noi non nasciamo col metabolismo degli zuccheri. E quindi l'idea geniale che hanno avuto i medici, i ricercatori scienziati con cui abbiamo l'onore di collaborare è proprio quello di ritornare nel metabolismo dei grassi e dei chetoni, che è il metabolismo con cui nasciamo. Attraverso cosa? Non facciamo i digiuni prolungati,
Non facciamo la dieta chetogenica, perché ad oggi sono gli unici due modi per tornare col metabolismo dei grassi attivo, ovvero col far sì che il corpo usa il grasso di deposito come carburante per produrre energia. Avere il metabolismo dei grassi attivo vuol dire che io uso il mio grasso di deposito come carburante per produrre energia a livello mitocondriale. Vuol dire che brucio il grasso, mangio il grasso che ho di deposito, letteralmente. Quindi è ovvio che perdo massa grassa, ovvio. Però ad oggi si riusciva solo facendo digiuni prolungati o dieta chetogenica. La terza soluzione è quella che hanno inventato e brevettato i medici e i ricercatori con cui noi collaboriamo, ovvero bevendo un chetone esogeno bioequivalente, che ci fa entrare in chetosi in 60-90 minuti, anziché 5 giorni di digiuni o di dieta chetogenica, che è solo la dieta più difficile del mondo. Molto difficile, molto restrittiva, no? Quindi noi entriamo in chetosi in 60-90 minuti, ovviamente bevendo appunto il chetone esogeno. Il chetone brevettato contiene oltre 9 brevetti che ne dimostrano la qualità, la sicurezza e l'efficacia, ovviamente, quindi che ci dimostra che quando lo beviamo entriamo in chetosi e lo misuriamo con Sibio, che è un sensore che si mette ovviamente sottocutaneo, che ci permette a livello sanguigno di misurare la chetonemia. Se io di chetonemia ho 0,2 la mattina dopo aver dormito, bevo il chetone e poi ho 1,2, non è una magia, è perché il chetone mi ha fatto entrare in chetosi ed è misurabile con i dispositivi, ok? Il discorso qual è? È che la cornice d'accordo è col chetone entri in chetosi se mangi low carb. Quindi ecco perché è importante imparare l'educazione alimentare che insegniamo. Quindi noi insegniamo a mangiare, abbiamo detto appunto low carb. Bene, prima vi ho detto che questo nutriente, appunto il chetone, non è un integratore, non è un sostituto pasto, non è un beverone, ma è quel nutriente che noi produciamo fin dalla nascita, cioè che il feto produce fin dai primi giorni di vita. E adesso vi spiego anche il perché. Lo sentiamo da una dottoressa ricercatrice con cui lavoro direttamente. So what we have found in that process is that although the glucose metabolism is impaired in the brain, ketone metabolism is not impaired. We now know that the development of cognitive decline is something that happens over 25 to 30 years. It's not something that happens at one moment in time. So our brains are primed to use ketones, and they're primed right at birth. In the fetus, in utero, in a newborn baby, ketone metabolism is upregulated in the brain. So the baby's brain, or in utero, the baby is looking for ketones. Ketone bodies actually provide 10% of the metabolic energy requirement for the brain. So even at birth, the brain is saying, I want ketones. And then for the first week or so of life, the baby is usually in ketosis, and then it depends if they end up breastfeeding formula, and then that could change that. But usually in the first week of life, the infant is in ketosis already. So we know that the brain from birth, even in utero, is looking for ketones as a fuel source. Ed ecco che avete sentito appunto da questa dottoressa che il cervello del bambino chiede chetoni, il cervello del bambino vuole i chetoni perché sa perfettamente che appunto dal punto di vista prettamente biochimico, ok, è il miglior nutriente per il cervello, per il cuore, per il muscolo e quindi anche per lo sviluppo poi, no? Dal feto quando diventa bambino e anche fin dai primi giorni di vita è normale che il bambino deve ultimare gli ultimi dettagli dello sviluppo e in quel momento lì così delicato è fondamentale avere un nutriente più potente, che è appunto il chetone. In più, come ha detto appunto la dottoressa nel video, il chetone viene prodotto dalla mamma durante gli ultimi mesi di gravidanza e durante il parto, proprio perché sono un nutriente più potente rispetto al glucosio, perché il chetone a parità di quantità produce 36 molecole di ATP in più rispetto a quelle che produce lo zucchero, quindi è un carburante che produce più energia, motivo per cui quell'energia serve alla mamma per affrontare gli ultimi mesi di gravidanza e per affrontare il parto e quindi natura vuole che il nostro corpo usi i chetoni, cioè è la natura che funziona così. Solo che noi non lo conosciamo per il semplice fatto che per la lobby dello zucchero ci hanno educato fin da sempre a mangiare carboidrati e zuccheri, ma solo perché ci hanno educato così non significa che sia la verità. Ad oggi tu stai scoprendo, all'interno di questa presentazione, scienza e dati scientifici alla mano, quindi ti sto riportando studi scientifici nelle prossime slide, quindi scientificamente proprio approvati, che il chetone è il miglior nutriente per il nostro corpo, per la nostra mente, per il nostro fisico. Adesso andiamo a vedere più nel dettaglio ovviamente quali sono i benefici di questa biotecnologia, di questo nutriente. Abbiamo detto che è un nutriente per il cuore, il cervello e il muscolo, questo l'abbiamo già detto, quindi ci permette di andare a nutrire, a rafforzare e a preservare la massa magra, le fibre muscolari,
evitando di perdere muscolo. Ecco perché prima vi dicevo che i nostri clienti riescono a perdere massa grassa senza andare a perdere però di tonicità. Questo è molto importante perché tutti vogliono perdere grasso senza perdere muscolo. L'unico modo per riuscirci è grazie al chetone che supporta la fibra muscolare e quindi ovviamente la massa magra. In più, il chetone abbiamo detto che ci permette di entrare in chetosi e aumentandoci la chetonemia, ovvero i livelli di chetosi, di chetoni nel sangue, ci permette di amplificare i benefici della chetosi. Uno dei benefici della chetosi è l'effetto diuretico, quindi col chetone riusciamo a perdere liquidi, scorie, tossine e tutto ciò che sostanzialmente ci permette di avere un fisico più asciutto e più definito. Quindi anche questo è importante, col chetone andiamo a perdere massa grassa, ma grazie all'effetto diuretico riusciamo a perdere anche i liquidi, tutto ciò che magari ci crea gonfiore o comunque ritenzione. E in un'ottica di miglioramento fisico è importante guardare anche questi aspetti, ok? Terzo aspetto, il chetone migliora lo stato di salute del microbiota intestinale. Sapete che l'intestino è il nostro secondo cervello, anzi, per certi aspetti è quasi più impattante del cervello stesso. Quindi avere un buon apporto di batteri buoni e cattivi, sostanzialmente, quindi un buon microbiota, è fondamentale per tantissime cose. E sostanzialmente il chetone ha un'azione antinfiammatoria naturale perché abbatte il rilascio di citochine pro-infiammatorie e aumenta il rilascio di citochine antinfiammatorie. Quindi riduce le molecole che causano l'infiammazione e aumenta le molecole che spengono l'infiammazione. Ok? E quindi il chetone con questo effetto antinfiammatorio naturale va a ridurre tutte quelle infiammazioni che sono la causa di dolori a livello, ad esempio, gastrointestinale. Perché? Reflusso, gastrite, acidità, piuttosto che gonfiore addominale, colite, disbiosi, colon irritabile, sono alcuni dei problemi a livello gastrointestinale causati da un'infiammazione cronica di basso grado in atto. Il chetone agisce a monte, quindi non risolviamo, o meglio, non agiamo sul sintomo, risolviamo la causa. Questo è importantissimo, perché ad esempio un farmaco ti riduce il sintomo, ma non ti cura la causa. Invece col chetone lavoriamo a monte, spegnendo l'infiammazione. In più il chetone ha un'azione sul nostro sistema endocrino. Cosa vuol dire? Il sistema endocrino è tutto ciò che riguarda gli ormoni. Nella donna gli ormoni sono fondamentali, l'equilibrio dei vari ormoni per il benessere psicofisico della donna. Non solo in perimenopausa e menopausa, anche prima. Pensiamo anche durante il ciclo, per esempio, no? Quanti dolori da ciclo sono causati da infiammazione? E con l'infiammazione, ovviamente, noi, grazie al chetone, riusciamo a ridurla. Al di là di questo, noi riusciamo poi col chetone a diminuire la grelina. La grelina è l'ormone della fame nervosa. Sostanzialmente che cos'è la grelina? È quell'ormone che ci permette, se lo teniamo ovviamente a livelli bassi, di sostanzialmente andare a ridurre gli attacchi di fame. Cioè, cosa vuol dire? Normalmente, quando noi sentiamo che abbiamo fame ogni 2 ore, il problema qual è? È che abbiamo questi valori di grelina eccessivamente alti. Il chetone, abbassando questi valori eccessivamente alti di grelina, ci impedisce di avere fame ogni 2-3 ore. Quindi ci aiuta ad avere anche un miglior rapporto col cibo, ci risolve la fame nervosa, la fame emotiva, ci risolve quella voglia, quella dipendenza da zuccheri e da carboidrati. E questo è importante perché è inutile mettere una persona a dieta se ogni 2 ore ha fame. E c'è un altro discorso, il chetone migliora la sensibilità alla leptina. La leptina è l'ormone della sazietà. Quando non riusciamo più, sostanzialmente si crea una resistenza alla leptina e quindi sostanzialmente la leptina, che è l'ormone della sazietà, non riesce più a darci il segnale che siamo sazi, e il problema è che noi abbiamo fame. Cioè, la leptina è quell'ormone che ci avvisa che siamo sazi, quindi che non dobbiamo più mangiare. Il problema è che quando mangiamo molti zuccheri e carboidrati si crea resistenza alla leptina, ovvero la leptina non riesce più a dirci che siamo sazi, non riesce più a mandarci il segnale. Hai voglia a smettere di mangiare se io ho fame, perché la leptina non mi dice che sono sazio. Quindi anche qui è un problema, come vedete, ormonale. Il chetone ci migliora la sensibilità alla leptina, quindi la leptina funziona meglio e ci manda il segnale che siamo sazi. Quindi anche grazie a questa cosa evitiamo di mangiare troppo. E quindi quanto vale per una persona migliorargli il valore di grelina e leptina per evitare che abbia fame nervosa, che abbia voglia di carboidrati dolci, risolvere la dipendenza da dolci, da zucchero e far sì che gli arrivi il segnale della sazietà? È fondamentale. Un integratore questo non lo fa. Quindi vi faccio già capire che il chetone non è un integratore, perché un integratore non potrebbe mai agire a livello del sistema endocrino a questa profondità. Non potrebbe. L'integratore è un prodottino, integro qualcosina, ma non potrebbe. Il chetone, essendo un nutriente, agisce, come vedete, in profondità, cioè impatta in maniera radicale sul nostro sistema endocrino e quindi anche metabolico.
In più il chetone migliora il tono dell'umore, perché? Perché aumenta il rilascio di serotonina a livello cerebrale. Quindi agisce come neuromodulatore, ci permette di avere più serotonina, che è l'ormone proprio della felicità. Quindi ci aiuta ad essere più focalizzati, aver voglia di fare meglio le cose, essere più motivati, essere più concentrati. Tant'è vero che viene usato molto anche dagli psichiatri per alleviare i sintomi dell'ansia, della depressione. Quindi anche dal punto di vista psicofisico, psicologico, il chetone ha degli sbocchi nel campo della ricerca straordinari. Viene usato ad esempio per rallentare lo sviluppo di malattie neurodegenerative come Parkinson e Alzheimer. In più, abbiamo detto che riducono le infiammazioni, questo l'abbiamo già detto, garantiscono una miglior tolleranza glucidica perché il chetone ha un effetto ipoglicemizzante, per forza, è il nutriente opposto allo zucchero. Lo zucchero ha un effetto ipoglicemizzante, mi aumenta i livelli di glucosio nel sangue, il chetone è il nutriente opposto, mi abbasserà i livelli di glucosio nel sangue, ma non solo, migliora la sensibilità all'insulina, quindi ci permette di rilasciare meno insulina, evitare lo sviluppo di resistenza insulinica, e questo è tutto, perché chi ha resistenza insulinica tende a essere anche sovrappeso e obeso, quindi in ottica di prevenzione questo è importantissimo, e ci permette soprattutto di non avere l'abbiocco post pranzo causato proprio dal rilascio di insulina. L'insulina poi è un ormone ingrassante. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando io mangio molti zuccheri e carboidrati, sostanzialmente si alzano i livelli di glucosio nel sangue, il pancreas rilascia l'insulina che deve togliere il glucosio dal sangue e portarlo alle cellule. Ma quando questo zucchero che io mangio è troppo, quando questi carboidrati sono troppi, l'insulina non riesce più a portare lo zucchero nelle cellule normali perché diventano resistenti, resistenza insulinica, e le uniche cellule a cui l'insulina può continuare a portare tutto sto zucchero che mangiamo, guarda caso, sono le cellule adipose, ovvero le cellule di grasso. E quindi l'insulina cosa fa? Continua a portare di continuo questo zucchero che noi mangiamo ogni 2 ore, colazione, merenda, pranzo, merenda, cena, spuntino dopo cena. Chi mangia zuccheri e carboidrati 4 volte al giorno ha sempre questo rilascio di insulina di continuo, che non sa più cosa farsene di questo zucchero, lo porta alle cellule adipose e trasforma lo zucchero in grasso. Lo ripeto, l'insulina trasforma lo zucchero che mangiamo, i carboidrati che mangiamo, in grasso. E qui vi ho svelato perché ingrassiamo. Ingrassiamo perché mangiamo troppi zuccheri e carboidrati, più di quelli che il corpo è in grado di metabolizzare. E quindi, siccome il corpo non sa cosa farsene, come prima cosa questi zuccheri e carboidrati creano infiammazione cronica nel nostro corpo, perché il corpo non riesce a metabolizzarli e quindi creano infiammazione, con tutte le problematiche che le infiammazioni creano. Seconda cosa, l'insulina sto zucchero lo trasforma in grasso e quindi aumentiamo di peso. Ecco perché insegniamo uno stile alimentare low carb. In più, i chetoni migliorano la qualità del sonno. Questo è un aspetto un po' più complesso, non ci addentriamo questa sera, ma il chetone migliora il ritmo circadiano. Uno potrebbe anche dire, ma tutte queste bellissime cose, dov'è che posso andare ad approfondire? Su PubMed, ma anche su tantissimi altri portali di ricerca scientifica, su tantissimi libri. Io qua sono nel mio studio, non avete idea dei libri che leggo, studio e che ho letto in questi ultimi 5-6 anni, dopo che mi sono laureato ovviamente, che ho continuato a studiare ad approfondire. Su PubMed, che è il portale di ricerca medica e scientifica, voi trovate oltre 1300 articoli, vedete qua, 1372, ok? Quindi oltre 1300 articoli che spiegano, sono tutti studi scientifici, è bibliografia scientifica questa, e spiegano tutti in maniera approfondita tutti i benefici che vi ho spiegato nella slide di prima.